Ciao a tutti. Ciao ragazzi, è finita la giornata per oggi, ma solo per oggi. Sono qui e restiamo qui per la notte, io e Samuel Businarollo, il nostro backstage. Per chi non lo conoscesse ancora va a vedere dettagli a fuoco. E per chi sa, abbiamo fatto alcune storie ieri, che appunto stanotte restavamo qui in tenda e quindi domani ne vedremo ancora delle belle. Seguiteci ancora. Forse ci prospetta una notte da lupi, pioggia che si è calmata adesso un po', però noi preveniamo così, macchina sotto la tettoia, tra poche ore vedremo cosa succederà. Abbiamo finito di montare la nostra tenda, siamo in zona Alleghe, vicino al lago, tra poco prepariamo la cena, gonfieremo i nostri materassini e poi mangeremo. A dopo. La cena in camera è servita, sì. La cena in camera è servita. Cosa mangeranno i ragazzi stasera? Spezze un po' avanzati stamattina perché erano Mai buttare troppi. via niente. Formaggio non manca mai, salame, wurstel e tagliata di petto di pollo. Tanto Buona per cena a stare noi. leggeri. È cominciata la serata, piove ancora da prima, ma noi sotto le nostre coperte, il nostro sacco a pelo ci rifugiamo, sentiamo la luce soffusa, La luce sta andando. ci sta andando, però ci prospetta una serata Molto avventurosa. molto avventurosa, molto wild, Ecco. outdoor. Vediamo come domani vi diremo com'è andata la nottata. Tutta una sorpresa. È una sorpresa. Ciao ragazzi, Ciao buonanotte. ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani. Ben ritornati nel nostro canale. Sì, non fa caldo come potete immaginare, anzi a maggio, ma nevica ancora. Stamattina abbiamo smontato la nostra tenda, la nottata l'abbiamo passata ad Alleghe. Un rapido caffè al volo, una passeggiata al centro, ovviamente non c'era nessuno perché era anche troppo presto, una lavata di denti con le catene montuose alle nostre spalle. Adesso ci siamo recati al lago Fedaia, purtroppo ancora tutto innevato e ghiacciato, quindi lo potete vedere in questo stato qui. Siamo a Canazei, territorio del Trentino Alto Adige, e vedremo cosa fare perché purtroppo i sentieri penso che siano ancora impraticabili, e seguiteci per vedere cosa faremo. Stiamo provando a fare il rifugio con Trin, ma questa è la situazione. Siamo sotto di mezzo metro, sì, buono. Purtroppo tanto innevato, vedremo cosa riusciamo a fare. Com'è Samuel? Situazione critica. Molto critica. Ce la faremo? Quando riuscirò a liberarmi da Da questo sentiero sotto tutta la gamba. larga non sembra, sì, solo che facciamo fatica perché è tutto ghiacciato e prima si andava sotto di mezzo metro, almeno anche fino al ginocchio ci arrivavi. Dopo dice anche Samuel che è largo, però qua per adesso no, è un po' difficoltoso per il discorso del ghiaccio e della neve fonda.
scala è un po' occupata e Stefano cerca di salire in un modo o nell'altro. Ce la fai? Dai, dai! Dai, 20 centimetri bastano. Questa è la montagna che ci piace, ma è una cosa semplice. Stefano è andato e adesso ci provo anch'io, speriamo bene. Qui continua ancora così, Stefano è là e lo spazio è questo, un passo e basta. Tra 10 minuti arriveremo alla Loccia dei Contrin, quindi seguiteci e vediamo se riusciamo ad arrivare fino al rifugio Contrin. Ok, adesso prepariamo la cucina, quindi come tavolo d'appoggio la neve e come frigo la neve. Giustamente pranzo sotto la neve. Siamo arrivati alla Baita Cianci, è la seconda malga che troverete lungo il sentiero che porta al rifugio Contrin. Siamo ancora vivi, non siamo ancora sprofondati nella neve, però una fatica bestiale, possiamo dirlo, oggi è veramente una faticaccia per arrivare fin qui. Però lo spettacolo, non niente da aggiungere. Bella fresca, rigenerante. Riusciamo a fare questo video? Ormai la stanchezza si fa sentire. Siamo arrivati al rifugio Contrin, stamattina siamo partiti all'alba di Canazei e dopo noi ci abbiamo messo 4 ore perché oggi veramente l'escursione era impraticabile, si sprofondava ogni passo e quindi veramente il fiato era corto e il passo veramente breve. Però di solito almeno 2 orette e mezza, 3 ore siete qui partendo dal parcheggio all'alba di Canazei. Ovviamente adesso il rifugio Contrin è chiuso, riaprirà la stagione verso l'estate. A pochi minuti da qui, circa 10-15 minuti, trovate la malga Contrin e è molto importante per il discorso che fa prodotti tipici, quindi se volete assaggiare prodotti tipici del luogo fateci un salto, se non siete troppo stanchi ovviamente. Siamo arrivati alla conclusione di questo weekend. Ricordiamo a tutti che abbiamo dormito ieri notte in località Alleghe, in tenda. Oggi siamo stati al lago Fedaia, nella Marmolada, penso che quasi tutti la conoscete, e poi siamo andati al rifugio Contrin partendo dalla località Alba di Canazei. Speriamo che questo tour vi sia piaciuto, continuate ovviamente a seguirci, supportarci in caso vi piacciono i nostri contenuti, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al nostro canale e seguiteci per tutte le informazioni
su Ragazzi in Viaggio o The World is Life sul canale Instagram. E cosa dire ancora? Vi consigliamo innanzitutto, se volete fare questo rifugio di oggi, non ce la sentiamo di consigliarvelo in questa stagione, dato che c'è tantissima neve ancora, o almeno che non siete o esperti o attrezzati, o che comunque suggestiva la neve. Passeggiate sulla neve, molto suggestiva per chi ama la neve, però bisogna stare molto molto attenti. Cosa dire? Quindi seguiteci e alla prossima. Ciao ragazzi, ciao.